Salve e benvenuto o benvenuta a questa nuova sezione del corso Data Entry nella quale tratteremo del controllo di gestione, quindi dei costi fissi e dei costi variabili. Quindi entriamo subito nell'ambiente costi fissi e costi variabili e come primo argomento andiamo a trattare i costi fissi, quindi quei costi che non variano al variare della produzione, nel senso che l'azienda, per esempio, se paga l'affitto del capannone, il mutuo del capannone, o altre spese del genere sono dei costi fissi che non dipendono dalla quantità che viene prodotta. Quindi o l'azienda produce 1000 paia di scarpe o ne produce 100.000, l'affitto del capannone è sempre quello e si distinguono dai costi variabili che invece sono quelli che appunto variano al variare della quantità prodotta. Quindi andiamo innanzitutto a vedere come si inseriscono i dati nell'ambiente dei costi fissi. Quindi entriamo qui a inserimento dati, quindi andremo ad inserire delle voci di costo, per esempio l'energia elettrica, e in relazione a ciascuna voce di costo, e quindi un domani per dover aggiungere una nuova voce di costo ad energia elettrica dovremmo cercare la voce energia elettrica e per ogni voce di costo andremo a inserire delle specifiche delle voci di costo. Per esempio, l'energia elettrica, quanto ci costa in un anno, ovviamente questi costi vengono inseriti annualmente, che poi questa è la parte del bilancio, come prevista dal codice civile, che riguarda la parte economica, quindi dei costi e dei ricavi. E quindi qui andremo a dire, per esempio, energia elettrica del capannone. Siamo nell'anno 2021, qui possiamo scrivere un promemoria, tutto quello che vogliamo, e andiamo a scrivere, per esempio, che l'energia elettrica del capannone ci costa 5.000 euro all'anno. Indicativamente, poi se vogliamo mettere volta per volta i costi mese per mese esatti dell'energia elettrica, ok, ma se vogliamo andare subito a vedere come i costi che più o meno saranno quelli, che poi ovviamente noi andremo a correggere dell'anno precedente, si ribaltano sulle quantità che vengono prodotte, potremmo anche andare a scrivere che l'anno 2020 l'azienda per l'energia elettrica del capannone ha speso 5.000 euro e quindi andremo a dire che questa non è una cifra esatta, ma andremo a dire che è una previsione. Però intanto il software ce la ribalterà sulla parte della produzione e quindi questi costi, anche questo costo si andrà ad aggiungere ai costi variabili. La somma di tutti i costi fissi, a cui ovviamente inseriranno anche quelli, si aggiungeranno anche quelli del personale, compresi quelli della formazione, che però si inseriscono non qui, ma nell'ambiente dedicato al personale e alla formazione del personale, quindi all'inserimento delle giornate lavorative con le retribuzioni e nella parte dei corsi di formazione con i relativi costi che l'azienda sostiene per la formazione del personale. Questi costi si aggiungeranno ai costi fissi che aggiungiamo qui, ovviamente anche quelli del personale sono costi fissi perché un dipendente lo stipendio alla fine del mese lo prende indipendentemente dalla quantità che in quel mese l'azienda ha prodotto, quindi è un costo fisso. Questi costi fissi saranno sommati tutti insieme dal software e divisi per il numero delle unità prodotte in quell'anno. Supponiamo che l'azienda di produzione manifatturiera produca delle scarpe, ci sarà un numero che verrà diviso dal software per il numero di paia di scarpe che l'azienda produce in quell'anno e quel piccolo numero si andrà ad aggiungere ai costi variabili, cioè a quelli che l'azienda sostiene per produrre direttamente il prodotto e in base alla quantità del prodotto si andranno ad aggiungere a questi costi e quindi avremo il quadro esatto di quanto per esempio ci costa una commessa produttiva. Per esempio ci è stato commissionato di produrre 5.000 paia di scarpe e vedremo anche quanto esattamente in un anno mediamente, marginalmente ci viene a costare un paio di scarpe, perché oltre al materiale che l'azienda impiega per produrre un paio di scarpe, che sarà la suola di cuoio, la pelle, le stringhe, la colla, la vernice, eccetera, ci si andrà ad aggiungere anche questa piccolissima parte di costi fissi e quindi potremo dire sì, veramente produrre un paio di scarpe lo so esattamente quanto mi è costato tot. Quindi qui diciamo che è una previsione, andiamo ad aggiungere sempre in relazione alla voce di costo energia elettrica, andiamo ad aggiungere un'altra sottovoce, per esempio
il costo dell'energia elettrica della filiale numero 1 dell'azienda. Mettiamo 500 euro, anche qui diciamo che è la previsione dell'anno precedente e poi ovviamente questi sono tutti i dati che poi dall'ambiente di consultazione e aggiornamento dati a fine anno, man mano che si cristallizzano, potremo andare ad aggiornare. Mettiamo anche un altro dato ancora per poi trovarcelo nell'ambiente di consultazione dati e quindi per vedere come vengono fuori le tabelle pivot. Andiamo ad aggiungere un altro costo, dobbiamo aggiungere l'anno qui che è obbligatorio, altrimenti non ci fa il conto esatto. Aggiungiamo un altro costo e andiamo a vedere il costo dell'energia elettrica nella filiale numero 2 dell'azienda. Anno 2021, 700 euro. Aggiungiamo a questo punto, aggiungiamo un'altra voce di costo, quindi andiamo ad aggiungere i costi per la telefonia. Aggiungiamo i costi per la telefonia, anzi no, qui energia elettrica deve rimanere questo. Quando andiamo ad aggiungere un'altra voce di costo dovremmo cliccare qui per far sì che la maschera si ripulisca e quindi ci dia la possibilità di aggiungere una nuova voce di costo con n sottovoci di costo specifiche inseribili. Quindi andiamo qui, clicchiamo qui, andiamo a inserire, avevamo detto telefonia, andiamo a inserire le utenze aziendali, tipo questo numero di telefono qui, andiamo a dire quanto ci è costato più o meno nell'anno precedente, ci mettiamo la cifra dell'anno precedente, anche qui poi da correggere successivamente, andiamo ad aggiungere un'altra utenza aziendale, sempre anno 2021, diciamo che è costato 1200 euro. Anche questa diciamo che è una previsione. Aggiungiamone ancora un'altra utenza, sempre anno 2021, che è costata 650 euro. Anche questa diciamo che è una previsione, non è una stima esatta, e quindi ora abbiamo un po' popolato il software e ti aspetto alla lezione successiva per vedere come questi dati possono essere consultati nelle tabelle pivot. Alla lezione successiva. Ciao!